Oggi vorrei parlare dello Splendor Solis, che è un testo alchemico molto antico, e quindi di Trismosin, il maestro di Paracelso in pratica, e del fatto che è in essere, in procinto di partire, eh, lo studio di questo grande testo, solitamente di cui non ne ha capito niente nessuno, oppure se è stato capito, ma ho i miei dubbi da quello che ho letto un po' in giro, sia in inglese, in francese che in altre lingue. Mi sono meravigliati anche le letture in tedesco perché solitamente ne capiscono di alchimia, però questo proprio non è stato compreso. Bene, e questo testo, lo Splendor Solis, che io ho pubblicato sia in versione lusso per i sottoscrittori, sia adesso è stato ripubblicato dalla Psiche 2, è un testo che parla, e per questo è stato nascosto molto, di alchimia umana. Solitamente quando si parla, e quando abbiamo parlato di alchimia, ho dovuto iniziare dall'alchimia vegetale o alchimia verde per cominciare a purificare le varie personalità che si avvicinano all'alchimia stessa. Ora, come forse ricorderà qualcuno, se risentirà nuovamente le vecchie lezioni e cose varie, io ho mostrato spesso questo testo, specialmente nelle lezioni mh, di persona a Milano, nella scuola che c'era a Milano al tempo. E l'ho mostrato, ne abbiamo parlato e ho indicato da questo testo, che potete andare a vedere tranquillamente adesso in internet scrivendo Splendor Solis, le sue particolarità, ma non ho parlato di alchimia umana. Lo indicai come termine dell'alchimia da me insegnata, che è quella vegetale, indicando all'epoca, indicando le immagini delle piante e dei fiori, piante, alberi che sono presenti nelle cornici, e indicando anche eventualmente gli animali che c'erano, ma come c'è sempre ho detto e come ripeto, non pratico alchimia animale, la conosco ma non amo quella tipologia di alchimia che usa gli animali. Però questo, quindi, questo Splendor Solis parla di alchimia umana, quindi la capacità alchemica rivolta all'essere umano. Attenzione, perché molti confondono l'alchimia umana con una tipologia di alchimia, diciamo, che si basa, chiamata spesso alchimia interna, e si basa, che ne so, sui fluidi umani e cose varie. Qui le cose sono ancora più profonde, perché oltre ad avere un lavorio su ciò che sono i prodotti dell'essere umano, quindi non solo quello che si intende nella tipologia dell'alchimia chiamata interna, ma dà la possibilità, dice questa alchimia, quindi oltre a usare, diciamo, questi, a rivolgersi alla produzione umana, sempre se è stato fatto un lavoro di pulizia precedente con l'alchimia vegetale, perché altrimenti se un tubo trasporta acqua non pulita, l'acqua non puoi lavorare, l'acqua non pulita, l'acqua deve essere pulita o perlomeno purificata fino a un certo grado. Questa tipologia di alchimia trasposta qui dal Trismosin, da Salomon Trismosin, ha la particolarità di avere 22 lezioni, perché sono una per ogni immagine che descrive varie applicazioni di esse, e se vedete adesso le immagini di Trismosin del Splendor Soul potete vedere appunto ci sono le tre tipologie di alchimia, appunto ci sono disegnati gli uomini, ci sono disegnati le piante, ci sono disegnati gli animali, uccelli, le scimmie e cose varie.
Quindi ci sono le tre alchimie, non è presente l'alchimia metallica, non è presente l'alchimia minerale. Ma questo perché in pratica andando ad agire direttamente cioè, con le tecniche si va a muoverla. No? Praticamente c'è un'immagine di questo trattato che adesso sto anche guardando e in cui ci sono dei minatori che stanno scavando in una specie di montagnetta, quindi c'è anche l'alchimia minerale, solo che è più nascosta, è all'interno delle immagini e non è nelle cosiddette, diciamo, cornici esterne che vediamo direttamente in alcune immagini. L'alchimia di cui qui si tratta quindi tocca l'essere umano. L'alchimia che qui noi andiamo a toccare tocca il nostro sangue, dove risiede l'anima, tocca tutti i nostri liquidi, tocca la nostra carne, tocca i nostri muscoli, tocca i nostri organi, tocca direttamente la nostra circolarità, la nostra funzionalità, tocca tutto ciò che è metabolismo, tutto ciò che è catabolismo e quindi tocca di conseguenza il pensiero, il sentire, il parlare, l'essere. Beh, alla fine l'alchimia, se rettamente intesa, deve toccare l'essere mediante l'azione esterna sull'essere, ossia su ciò che è l'apparizione dell'essere, ossia il corpo umano. Tra l'altro l'alchimia che io trasmetto è chiamata alchimia grande, che è una sintesi da cui poi vennero spezzettate le varie alchimie, è un'alchimia che agisce dall'esterno mediante oggetti esterni, mediante piante, mediante cose varie, e altro, quindi minerali, eccetera, sulla potenzialità interna dell'essere umano, liberando e purificando i nodi che vanno a legare la coscienza già di per sé stessa sempre libera dell'essere umano alla forma corporea, quindi vanno ad agire direttamente, va ad agire direttamente sui nodi, vengono chiamati i nodi, no? O legami, eccetera, eccetera. Alla fine tutto quello che io sto provando poi, no, a dare in questo scorcio della mia esistenza, in questo lustro, già oltre questo lustro che ho cominciato a 50 anni, ora ce n'ho 56, quindi un anno in più di un lustro, e voglio dire, sto provando a dare diverse vie che possano portare l'essere umano a liberarsi interiormente mediante le proprie capacità e mediante varie situazioni di azione pratica che non siano eccessivamente sofferenti, perché ci si è abituati ad avere una pratica sofferente, vista la disciplina e la rinuncia, tutte queste cose qua in pratica che fanno parte della civiltà occidentale e di quello che si conosce più all'esterno della civiltà orientale e medio orientale, eccetera, eccetera. Però l'alchimia è diversa, è per questo che viene sempre tenuta cioè nascosta. Ci sono gli orientali che dicono una cosa molto importante. Esiste lo yoga ed esiste il boga. Yoga, e me ne faccio orientali perché lo dicono bene. Yoga è, lo sapete, unione, significa unione e quindi è una serie di discipline orientali, disciplinanti, diciamo, quindi abbastanza pesanti, voglio dire, per quanto riguarda l'essere umano, perché vuole ascendere. Il boga in sanscrito indica il piacere, il fruire del piacere. Quindi viene sempre detto uno yogi non è un boghi, cioè ossia uno che gode, non è, uno che gode non può essere uno yogi della materia, intendiamo, no? Delle varie cose, e uno che c'è lo yoga non può assolutamente avere la possibilità di godere, eccetera, eccetera. Sì, c'è, per esempio i digiuni, i lunghi digiuni, che ne so, alcuni usano anche cilici, non sto scherzando, corde, legamenti, proibizioni, che ne so, non fare questo per 8 giorni, cibi, bere, cose varie, quindi un'azione un pochino più dura, no? A cui è abituata
la tradizione occidentale per quanto riguarda le tecniche di ascesa. Buongiorno, buongiorno a te, anche a te, e buongiorno a tutta Sofia. Quindi, che cosa succede? Cioè, succede che in questa maniera le tecniche che possono portare l'essere umano a conoscere la sua parte divina sono cadute un po' in disuso, perché è naturale, uno si stupisce che il cristianesimo e le religioni che ci sono attualmente in giro, no? Bene o male stanno cedendo contro la materialità o quello che sia. Mi sembra una cosa più, purtroppo, diciamo, anche naturale, perché solitamente se si pone di fronte a una persona di media intelligenza, qualcosa di fruibile immediatamente, quindi che porta piacere, anche se poi può passare, e qualcosa che invece può essere fruito molto più in là se si pratica una certa disciplina che di per sé stessa è dura, penso che tutti tendiamo a scegliere la prima opzione, no? Quindi per questo che ci si allontana dalla religione come era formulata, che non è più tempo, cioè non può essere più formulata in questa maniera perché non è adatta questa cosa qua, cioè con i tempi che corrono. E quindi ecco che c'è questa cosa, quindi il boghi è uno che non fa lo yogi, no? Quindi è una scelta, cioè c'è la scelta, non è il viver non è la scelta. Ma poi, se vogliamo, non parliamo neanche di viver, la persona che gode della materia, cibo, la moglie, il marito, i vestiti, l'auto, il caldo del sole, la bellezza del mare, la bellezza dei fiori, eccetera, eccetera. Questo, se non è fatto in una certa maniera, porta fuori dalla concezione totalmente interiorizzante della disciplina che è chiamata yoga o chiamata disciplina ermetica da noi. L'alchimia, ci dicevo, è una cosa differente, perché l'alchimia è capace e dà la capacità e dà la possibilità di vivere entrambe le cose, no? Infatti uno dei detti era ed è anche che colui che invece fa entrambe le cose è un alchimista. E tu dici, ma come fai a fare entrambe le cose? Perché sono due strade, come se fossero due binari di un treno che quindi non si incontrano mai, ma non si devono neanche incontrare, non si devono. Bisogna capire questo. La realtà è creata da due emanazioni, conoscenza e amore. Punto. La maggior parte delle persone è portata più o verso la conoscenza o verso l'amore. L'alchimia non fa altro che usare tutte e due. Dice, perché io devo privarmi dell'amore per avere la conoscenza o della conoscenza per avere l'amore? Allora li usa entrambi. Nell'apparizione anche del polo positivo e passivo, e quindi del maschio e della femmina, noi abbiamo anche lì l'apparizione della conoscenza e dell'amore. Attenzione, questo non significa che le donne non possono conoscere né che gli uomini non possono amare. Diciamo che stiamo parlando in maniera generale come divisione nella diade dal luogo iniziale filosofico che si divide in due parti, uno bianco e uno rosso, e quindi sono due terminali, due fiumi in pratica, due capacità interiori che noi possiamo vedere in ogni persona di fronte a noi che è più portato o verso la conoscenza o verso l'amore. Cioè l'amore, per esempio, essere portati verso l'amore sarebbe musica, sarebbe arte, balletto, che ne so, pittura, scultura, tutto ciò che sono le forme d'arte, no? Eccetera, eccetera. Mentre la conoscenza è tutto ciò che sappiamo che è conoscenza. Non è che uno è meglio dell'altro, non è così, assolutamente. Semplicemente che sono le due facce di una medaglia che la civiltà nostra ci ha insegnato a vedere solo da una faccia, mentre invece ce n'è due. L'alchimista è furbo, l'alchimista dice aspetta, non mi interessa solo una faccia, ma neanche quella, e quando vede una faccia di una medaglia gli dà fastidio perché non vede neanche l'altra. Allora gira così, dice, aspetta, ma non vedo neanche quest'altra faccia. Allora l'alchimista
la mette in una maniera giusta, dritta di fronte a sé, per poter vedere, poi allena lo sguardo, tipo Camaleonte, e vede tutte e due le facce. Ne ho parlato spesso per l'ammonia come terza via. Lo Splendor Solis fa questo. Lo Splendor Solis dà la possibilità di azione sul proprio corpo fisico, quindi sono solo pratiche fisiche, sono pratiche che vanno a toccare sia le parti respiratorie, sia le parti sessuali, sia le parti circolatorie, sia le parti escretive, sia le parti che si occupano del cibo, dell'udito, del sentire, del vedere, e sia le parti elaborative dell'essere umano. Infatti si mettono molto in contatto con la parte elaborativa dell'essere umano, andando a togliere tante quelle che sono le tossine pesanti date da cibi, pensieri, azioni, situazioni, perché anche quello è un cibo, il primo cibo dell'essere umano è la luce, no? Quindi andando a muovere diverse cose, tanto che sospendendo l'azione di queste mediante l'azione di altre inizialmente che sono contrari e secondariamente sono simili, l'essere incarnato, l'essere divino, chiamato come volete, si sente, cioè viene sospeso in una dimensione interiore nel silenzio, senza neanche volendolo, del corpo fisico. Essendo nel silenzio del corpo fisico, accade come quando siete nel sonno profondo, cioè vengono sospesi alla lunga le azioni del corpo fisico, delle circolazioni, dei respiri, delle energie e cose varie. Questa sospensione porta l'essere umano all'inizio a essere un po' confuso magari, no? Perché non ha gli appoggi classici che si debbono avere. No, attualmente noi abbiamo degli appoggi, c'è la moglie, il marito, la casa, il nostro ufficio, figli, macchina, le nostre idee, che pensiamo che sono nostre. Anche se fossero idee controllanti, noi fondiamo la nostra vita su quello e per noi è reale. E quindi cosa accade? Accade che vengono sospese queste azioni, sospendendo queste azioni, quindi sospendendo, attenzione, non fisicamente, perché il corpo continua, ma sottilmente queste azioni, andando a toccare e bloccare quei nodi che sono collegamento tra corpo fisico e corpo sottile, quindi vita sottile, andando a toccare quei nodi, è come se interrompessimo un po' le trasmissioni, come se attualmente io sto parlando, di colpo. Bene, non sentendomi, cosa vi salta all'orecchio? Se io sento maggiormente l'aria condizionata, poi magari sentirete qualcuno che parla, quindi viene fuori qualcos'altro. E quello che viene fuori è quello che avete dentro, quello che viene fuori è che voi sentite finalmente con le orecchie interne, sospendendo le orecchie esterne, è quello che è l'anima divina, quindi la conoscenza divina innata dentro di voi. Quindi questa è la grande rivoluzione dello Splendor Solis, la capacità di poter dare e usufruire mediante tecniche e pratiche ben precise date dalla tradizione e trasmesse. Ricordiamo che Paracelso i suoi miracoli ce li faceva col corpo fisico perché conosceva questo testo a menadito in pratica, insomma era il suo maestro, Salomone Sesmosì, e quindi avere la possibilità di poter entrare nel profondo di sé. La grande capacità dello Splendor Solis, tra l'altro, è andare anche a purificare ciò che di noi sono appunto quei nodi, ma sono anche nodi interni di blocchi interiori che non fanno fluire come si deve la nostra forza energetica e quindi il nostro pensiero, la nostra mente dentro il corpo fisico. E quindi ci fanno star male o ci bloccano, non ci danno la capacità di pensare a livelli alti o di sentire a livelli alti e ci scontriamo sempre con le stesse abitudini. Che ne so, incontro una persona, mia madre per esempio,
e mia madre, vabbè, adesso è nel celeste impero, però voglio dire, incontro mia madre e mia madre fa delle azioni e io ricado sempre nelle stesse reazioni e si ripete sempre lo stesso ciclo ogni volta che incontro mia madre. E così con un fratello, una sorella, un capo. Queste mie reazioni sono date dai cosiddetti blocchi nodali. Questi blocchi nodali o di nodo sono dentro di noi e sono stati come condensati, come quando si ha una renella, come quando ci vengono i calcoli renali, cioè sono diventati in pratica dei calcoli, fanno male, no? E sono induriti. Bene, e dove sono? Sono nel nostro sangue, perché dove c'è la nostra anima, quindi sono blocchi sottili che poi diventano i cosiddetti blocchi fisici. Normalmente chi ha un blocco, per esempio, emotivo muore di cancro o muore di un attacco di cuore, a secondo il livello dove ce l'ha o altro. Buongiorno a te e anche alla tua signora. Buongiorno. Quindi che cosa succede? Cioè, succede in quel caso che noi abbiamo, andando ad agire sul sangue, andando ad agire anche all'interno della spina dorsale mediante circolazioni particolari, noi andiamo a sciogliere, andiamo a solvere. Questa alchimia ha un po' di parentela, un po', non tutta, un po' di parentela con l'alchimia cinese, più che con l'alchimia indiana. L'alchimia indiana o rasayana o alchimia del succo, come viene chiamato, rasa, è un'alchimia che ha bisogno di avere la possibilità di lavorazione, come abbiamo detto prima, mentre questa ha anche la possibilità di lavorazione sottile. Quello che fa questa tecnica, se rende, ora non dico che voi ce lo diventerete, bisogna praticarla, voglio dire, no? Bisogna impegnarsi, c'è chi subito, ma rende l'uomo almeno capace di percepire chi è. C'è la tua divinità e per percepire la divinità bisogna riattivare, come dicevi tu, appunto il DNA, l'RNA dormiente, tutto questa cosa che viene considerata spazzatura, ma la natura, la chimia dice non fa cose inutili, la natura è talmente, pensate, è talmente risicata che anche nel parto femminile fa le cose giuste preferendo il dolore quando c'è un bambino che nasce, quindi le cose proprio strette strette per, quindi fa il minimo necessario la natura. E sparagnina, figuratevi se mettesse del DNRNA spazzatura dormiente, come ci viene detto, ma chi lo studia sa che non è così, sa benissimo che è qualcosa di diverso. Tra l'altro, la palingenesi degli antichi alchimisti è possibile farla dopo che si pratica una pratica tipo lo Splendor Solis, perché porta a una rivoluzione assoluta del corpo fisico, del sangue, delle urine, delle feci, dei propri sali, della saliva, delle lacrime, del sudore, dell'odore, cioè la persona cambia. La persona cambia in tutto. Alla fine si giunge, se fatto bene, a quello che viene chiamato odor di santità, no? Cioè, i santi di cui spesso si sente parlare, maestri, santi e cose varie, che emanano un certo profumo che è solo loro, perché bene o male hanno praticato una parte, senza saperlo, di questa tecnica che, ripeto, essendo molto affine, ma cioè, diciamo parente delle tecniche segrete cinesi, perché non se ne sa nulla, per quanto ci sia stato un maestro in America, non se ne sa nulla, perché i cinesi sono sempre stati molto segreti su questo e le cose che scrivono sono tutte in cifra, così come noi le scriviamo in cifra. Un pochino più chiari sono gli indiani, se però bisogna conoscere molto la tradizione Siddhanta Vada, quindi molto profonda, e essere addentri e qualcosa si può capire, diciamo, per la loro tradizione. La nostra tradizione poi è una tradizione che poi che da lì è passata per l'Egitto, per l'Arabia e cose varie, e quindi entriamo in una situazione particolare, anche perché lo Splendor Solis ha a che fare anche con i movimenti stellari,
ha a che fare con i movimenti planetari, ha a che fare con le stagioni e con le lune. Non è possibile praticare, per esempio, la terza chiave o la quarta chiave o la 12ª chiave se non si conosce la rappresentazione alla stagione a stagione, periodo con cui è collegata. E credetemi, nell'immagine ci sono, cioè per coloro che conoscono il linguaggio sanno dove andare a guardare, è molto chiaro, anche perché queste cose sono date da maestro e discepolo, non si trovano in giro, cioè si trova come nei grimoire, no? E anche i grimoire o grimori famosi di evocazioni magiche, c'hai prima pensi che tutto, invece no, le istruzioni vere sono date sempre poi a parte. Il fatto che certo ci è stato bloccato da altri, ma ci sono stati altri che hanno dato questa scienza affinché si potesse sbloccare. No? Tutte le scienze magiche, tutte le scienze alchemiche, tutte le scienze ermetiche, tutte le scienze di conoscenza filtrate dall'Oriente, dall'Occidente, servono, sono state date per fare questo. E esiste ancora questa catena d'oro, viene chiamata, no? Questa catena, la catena Omeri, questa catena d'oro, che si chiama Omeri proprio per farci capire che da dove deriva, cioè da quanto tempo c'è, quindi dall'epoca di Omero, che a questo punto vabbè, non è una persona ma è una tradizione, se noi anche, questo viene descritto anche nell'Iliade. L'Iliade è come il Mahabharata per quanto riguarda gli indiani, non parla di una battaglia sulla terra con Troia, con gli Achei, ma parla come il Mahabharata, non parla di una battaglia solamente fisica, ma di una battaglia interiore e ci mette tutte le varie pratiche da fare, così è anche nell'Iliade. Un giorno sarà bello parlarne magari, andando anche un pochino contro a ciò che sono i sofismi, sillogismi e cose varie dei cosiddetti studiosi o pennivendoli che perdono il tempo solo la parte esterna, così come l'Odissea è scritta da una donna, per esempio. L'Odissea parla d'amore, l'Odissea parla di... Allora, mentre l'Iliade parla della via della conoscenza, quindi molto dura, molto pesante, direi quasi la via secca, l'Odissea parla di una via umida, non per niente si va per mare, no? Una via umida, quindi una via d'amore, una via di sesso, una via, infatti lì si trova sempre donne, 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 donne ovunque. Beh, però sono cose che sono state sempre nascoste, così come nel Ramayana, nel Mahabharata, nei Purana, dall'altra parte, e così per esempio come nelle Mille e una Notte, o come nel Giardino Profumato, o nel Vino del Saggio, in Medio Oriente, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte queste cose state, la tradizione nascosta è stata data fin dall'epoca sumera e indiana e poi sparsa un po' dappertutto. Quindi con questa tecnica dello Splendor Solis, se siete interessati, c'è qualche posto, ancora non lo so, però dovreste già essere edotti, no? Diciamo, un po' di alchimia vegetale. E quindi se qualcuno volesse farlo, perché mi hanno scritto, perché sto facendo questa trasmissione? Perché questo qui è una cosa riservata a chi ha già praticato alchimia almeno un anno, ma molta gente mi ha scritto, ma tanta gente mi ha scritto dicendo ma io non ho fatto, però vorrei fare questo. Allora la mia idea è quella di far partire un corso parallelo di Splendor Solis in cui c'è all'inizio una pratica molto veloce di alchimia vegetale con le cicliche che devono essere fatte immediatamente a livello di vegetale per cominciare a purificare il corpo e cominciare a dare qualche piccola pratica nel frattempo anche dello Splendor Solis, in modo che poi quando si è fatte le cicliche, la ciclica dei 4, la ciclica dei 7, la ciclica dei 12, solitamente basta 4 e 7, le 12 non la fa quasi nessuno perché ci vuole veramente il desiderio di farlo, diciamo così, e già quelle bastano e chi l'ha fatte e mi segue da 6 anni ed è rimasto da 6 anni, dopo averle fatte, se non fosse una cosa reale, mi avrebbe detto, senti, ma ok, funzionano, quindi tentare di fare due cose per anche dare una mano, visti i tempi che ci sono, a chi volesse iniziare questo percorso non avendo fatto l'anno di alchimia vegetale. E una prova, se per questo saranno 2 o 3 persone, non lo farò. Se come sembra mi hanno scritto 12 persone, io voglio dire lo posso anche fare, quindi posso farlo per quanto riguarda questi inizi. Questa è una grande opportunità
perché questa alchimia, oltre a mettere in contatto con la parte, cioè oltre a liberare il campo per entrare in contatto con la parte divina nostra, noi possiamo giungere a sentirci veramente bene, perché noi andiamo a toccare l'essere umano profondo, il sangue, tutto ciò, voglio parlare chiaro, l'intestino, lo stomaco, ogni immagine corrisponde a uno di quello, il cuore, i polmoni, la gola, il cervello, gli occhi, il pancreas, il fegato, i reni, la bile, le gambe, i nervi, i muscoli, perché? Perché bisogna sciogliere, 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 come la prima regola che viene detto dall'alchimia, che è solvere, quindi solvere, dobbiamo solvere da lì tutto ciò che è bloccato, il grumo, no? Basta farlo un po' per rendersi conto di questo. Quindi ecco che c'è questa possibilità, grande opera .alchemica@gmail.com, risponderà Angelica, come sempre precisissima nel darvi le informazioni. Vi avviso che sono 22 lezioni, perché le immagini sono 22 e quindi ogni immagine è una lezione. E non si può fare diversamente, anche perché ci vuole il tempo della trasformazione e dovete essere seguiti in questo. Questo è uno dei più grandi doni che l'alchimia sta facendo all'essere umano e che sto dando all'essere umano, che spero che rimarrà nel tempo, perché poi da queste lezioni in futuro io trarrò qualcosa poi di particolare per poterlo, quando sarà possibile in futuro, prima di tornare al celeste impero, lasciare come dote all'essere umano, affinché abbia questa via abbreviativa, velocissima, perché questa è via velocissima. Non è la via delle preghiere, non è la via della sofferenza, non è la via delle fantasie, non è la via degli unicorni che volano, non è la via della New Age, è la via che si basa sull'essere umano. Quindi è la via veloce, abbreviativa, e che richiede solo di farla con attenzione, amore e dedizione, e non richiede sofferenza, come ho detto, perché c'ha quella grande possibilità dell'alchimia che ti dà la capacità di vivere la vita interiore come deve essere, ma di non sfuggire, di non maledire la vita esteriore, di non vedere le cose come un unico peccato, come viene detto purtroppo da religioni che sono cadute in una strada un pochino, no, un pochino dolorosa. Cioè, notiamo che comunque queste strade molto dolorose vengono molto dai deserti, no? Queste vie così ascetiche, così dure, solitamente sono date da ebraismo, cristianesimo e islamismo. Da lì poi si sono propagate. Se andiamo a vedere anche le vie ascetiche dell'Oriente, sì, saranno ascetiche e ci sono, voglio dire, non è quello, però non c'è quel fanatismo che molto spesso per il dolore si trova in queste strade, voglio dire, che sono state calcate. Poi c'è anche un insegnamento sbagliato che ha indicato queste vie, cioè non spiegandone la vera significanza e facendole fare a persone non mature. Il problema è che se la mente non è matura, è difficile staccarsi dalle cose. La gente deve rendersi conto di cosa ha davanti, cioè le cose, deve rendersi conto di cosa veramente sono, e c'è la tecnica per farlo, una tecnica precisa, no, proprio per renderti conto. Una volta che ti rendi conto nel profondo di cosa è quello che è di fronte a te, diventa facilissimo staccarti da quello che non ti serve, in modo che non ti appesantisca, e ritenendo quello che ti serve, l'amore, la sessualità, il mangiare, il giusto, quindi non c'è né strafare di qua né strafare di là, si entra in quell'equilibrio ermetico che è la base della tradizione occidentale. La tradizione occidentale dice sempre mai troppo, mai troppo, mai troppo, mai troppo poco, è equilibrato, no? E lo disse anche Buddha, però una corda troppo tirata si spezza, una corda che non è tirata non suona. Quindi questo è quello che dovete avere in mente. Lo Splendor Solis vi dà anche la capacità di, ripeto, autoguarire da molte malattie se fatto bene,
perché va, ripeto, a togliere quelle cose che mantengono in essere le malattie. Le malattie provengono tutte, ma proprio tutte, dalla parte psichica interiore e spirituale dell'essere umano che è bloccato. Possono essere malattie psichiche, di origine neuropsichica o psicofisiologica, quando hanno a che fare con la parte emotiva dell'essere umano, possono essere emotive malattie fisico-mentali quando derivano dalla parte mentale, possono essere malattie spirito-fisiche quando vengono da quelle che sono chiamate le incarnazioni precedenti e quindi esperienze che sono già installate nella memoria con cui nasciamo e che poi esplodono in determinate maniere. Io mente matura intendo una mente capace di capire, una mente capace di farsi delle domande, una mente capace di cominciare a vedere le cose come sono, lasciando dietro l'immaginazione. Perché è facile immaginare che c'è Dio in trono, ma è difficile andarlo a provare, no? La scienza alchemica, scienza ammonia, è una scienza razionale, come ho sempre detto, quindi è una scienza anche di ragionamento e il ragionamento lo possono fare solamente le persone che sono dentro se stessi, che sono abbastanza maturi ed equilibrati. Quindi se noi entriamo in uno stato invece di esaltazione eccessiva, uno stato di melanconia eccessiva o di fanatismo eccessivo o di insomma tutto di eccessivo non va bene, cioè bisogna entrare nella capacità mentale di vedere le cose, perché 2 più 2 devono fare 4, non è che 2 più 2, se noi parliamo di spirito, devono fare 8, sono 4, 4 è qui, 4 è lì, cioè non c'è ciò che è in alto come ciò che è in basso. Quindi questa è mente matura. Mente matura è anche la capacità di lasciare, dopo averle viste nella loro irrealizzabilità e nella loro fumosità, le classiche idee del passato che ci sono state inculcate, di lasciare ciò che sono le programmazioni dell'infanzia, di lasciare ciò che sono le programmazioni della città in cui sei nato, della nazione in cui sei nato, della razza in cui attualmente teoricamente ti trovi a essere, tutte queste cose dell'uomo attualmente moderno che bloccano l'essere umano facendolo girare solamente in tondo con alcune idee e quindi non lasciando il tempo per averne altre. Questa è mente matura è riconoscere l'errore, mente matura è vedere le cose veramente come stanno, mente matura è andare all'analisi delle cose che si fanno. La mente infantile è la mente che crede a tutto, prega a Gesù altrimenti vai all'inferno, va bene perché se non ha quella altre capacità deve fare quello, prega a Buddha che qua, no? La gente va tutti con i bastoncini, pensa se cosa sta a fare, però perlomeno si purifica un pochino la mente, ma la realtà, come viene detto dovunque, senza la conoscenza non ci può essere libertà. Se non c'è conoscenza non sarai libero. Puoi pregare tutti gli dei che vuoi, puoi essere sotto chi vuoi, se non vedi non puoi essere libero. Se non conosci, se non capisci, se non comprendi, non puoi essere libero, perché la libertà è sintomo di chiarezza, la libertà è sintomo di visione, è simbolo di aver capito. Se tu non capisci dove stai andando, non ci puoi andare. Se io devo farmi un viaggio da una parte all'altra e non so com'è là, come posso arrivarci? Mm? Quindi bisogna essere chiari. Dipende da ciò che senti nel tuo cuore. Se ti senti, solitamente uno fa l'alchimia perché è chiamato all'alchimia da pratiche precedenti o da tecniche precedenti fatte. Ok, quindi ti devi sentire, non posso dire io credo che, certo che ti posso dire l'alchimia se esiste da millenni, l'ho fatta anch'io personalmente, la faccio fare, funziona, è chiaro che quella è la risposta che ti posso dare, ma io non faccio queste risposte perché io non sono un imbonitore che vende la spazzola ai mercati per dire sì, sì, di questo ti fa tutto, ti dico, lo devi sentire dentro. Se tu vai a leggere un po' di alchimia, leggi un po' di alchimia, studia un po' di alchimia, vedi che se la senti che cresce è una cosa tua personale, precedente sarà facile per te, se non la senti rivolgiti ad altro, studia altro e devi sentire nel cuore senza
un amore nel cuore per un qualcosa non si può fare, così come quando hai scelto, se hai una compagna, un compagno, quello che sia, e nella tua mente, nel tuo cuore ci deve essere una devozione, così ci deve essere una devozione per la via che scegli, quindi non te lo posso ci dirò io, però ti posso dire dalla mia pratica che funziona. Tutto qua. Poi, spero che apprezzi la mia sincerità, voglio dire, io non mi interessa nessuno, c'è nessuno di attirare, mai fatto in vita mia. Beh, darsi una possibilità, Angelica, è vero, ma è molto difficile, sai? Perché quello significa avere la mente matura, che non pensa di sapere tutto, di conoscere tutto, che c'è tutto su internet, che lui è già un maestro nato, che non c'è bisogno di maestri che hanno bisogno, ossia ma di chi le sa queste cose, perlomeno e te le dà. Io, attenzione, quando parlo di maestri, cioè non parlo di maestri che tu ti devi andare a inchinare, mai fatto. Io parlo, se c'è sta accendino, se lo devo fare, se uno me lo deve insegnare, deve essere maestro per fare questo accendino, deve insegnarmi a prendere la plastica, deve insegnarmi a scaldare la plastica, deve insegnarmi a fare lo stampo, deve insegnarmi a costruire, deve insegnarmi il tornio, deve insegnare. Non devi essere un maestro, anche per andare a fare il tornitore devi avere un maestro, no? Quindi io per maestro intendo questo, un maestro d'opera, come erano intese nel Medioevo, gli scalpellini. Io sono un maestro di queste cose, non sono maestro di altre cose, non sono capace, non posso, cioè non so costruire un liuto, quindi non sono un maestro liutaio, mentre c'è il maestro liutaio, non capisco perché si parla di maestri liutai o maestri di musica o maestri, e non si può parlare di maestri di spiritualità se l'ha fatto e se lo dimostra nelle pratiche, cioè nella pratica, nella tecnica e nelle persone che ne danno, no? Testimonianza, quello è importante. Quindi se siete interessati e quindi darsi una possibilità è ottimo, ma bisogna avere la maturità di riconoscere un po' di umiltà. Oggi l'umiltà non c'è, in Occidente non c'è più, perché la civiltà che c'è è buona, cattiva, non è che mi interessa questa cosa, io vedo l'anima umana sociale più che la politica, non mi interessa questa cosa qua. Tanto è vero che anche per quanto riguarda il fatto di maestro non mi faccio toccare da nessuno, mi sono sempre distante, penso che questo dovrebbe dare molto, non sono uno che ama le foglie, non sono uno che ama gli assembramenti, non sono uno che ha fatto come Sai Baba, come quello, potrei farlo, potrei far venire la gente, potrei fare, mai fatto, sempre per i pochi, quindi me ne sto distante proprio per togliere quell'idea del maestro, cioè ci deve essere un maestro come maestro d'opera, ti do quello che devi fare, te lo controllo, ti dico guarda che stai sbagliando, guarda che stai facendo bene, guarda io sono riuscito a fare questo, si fa così e così e così, questo io ti posso dare, ma il resto devi mangiare tu la pasta. Io ti posso dare i primi cibi come ai bambini, ti posso far ciucciare la tetta come al neonato, poi ti do i primi cibi, ma alla fine verso i 2 anni devi cominciare a mangiare da solo, perché altrimenti muori di fame. Io tento di essere onesto. E tentare significa, con tutte le tentazioni che ci possono essere oggi, io me ne sto così, do quello che deve essere dato. Ti ringrazio ancora. Quindi, quando parlo di maestri, non vi sentite soffocare. Non è il mio caso, non sono uno di quei maestri come quello di 77 anni che è stato preso adesso a Novara, lì con le sette, psicosessuali o ordini particolari, che devi fare questo e quest'altro con spade, bastoni. No, io sono molto in questo, posso avere delle immagini, delle cose di mie passate pure esperienze, ma vado sempre a spiegare che cosa significa a livello interiore. Quindi questo, datevi una possibilità nel senso di capire, di essere un pochino umili, cioè questa cosa non la so. Mi interessa? Bene, ascolto. Se poi non mi interessa, uno lascia e se ne va. Cioè, mica uno, se deve fare un percorso, dice, ah no, sono condannato per... Ma no, cioè, se non gli piace se ne va via. Cioè, voglio dire, c'è libertà massima, cioè, nessuno mai ha avuto problemi. Boh, basta, questo inizia quindi questo corso, è molto importante. Andate a vedere questo libro, andate a vedere il libro, andate a vedere... chi fa il corso dovrebbe avere il libro, almeno, se no come si fa?
e poi andate, sono anche le carte che servono, andate a leggere, andate a vedere in internet queste immagini, così le vedrete, vedrete la magnificenza di questa cosa, la magnificenza. Per esempio, andando a parlare della prima immagine che andrete a vedere, no? Proprio per la prima immagine, quando aprite, voi troverete l'immagine, eccola qua, ecco, c'è l'immagine in cui c'è scritto Arma Artis, c'è una specie di drappo, un drappo color porpora con il sole bello, luminoso, con i doppi raggi, con la faccia, poi c'è una specie, ci sono 3 lune e poi c'è un elmo e quindi ciò che sono le armi dell'alchimista, c'è una specie di forma araldica sull'azzurro come acqua e poi sotto c'è un'altra tipologia di sole che è un sole un po' impaurito. Il tutto è su 3 gradini di un posto, di una specie di posto dove ci sono degli archi, in fondo ci sono 2 che dialogano, c'è 2 alchimisti, uno che insegna all'altro, e questo per esempio sta a significare il porpora, il vostro sangue. Il sole in alto è il sangue liberato, il sole in basso è il sangue che è prigioniero, ossia la vostra anima prigioniera nel sangue e viceversa, ed è prigioniera dall'acqua nel sangue, è prigioniera da tutto ciò che è l'acqua. Quindi la prima cosa da fare è rendere quest'acqua, no? Cioè scioglierla, pulirla, purificarla, si viene detto così in alchimia, per rendere il sangue purificato, il sangue che sia ehm, migliore. Se ho ben capito, per iniziare è meglio partire dall'alchimia. Sì, l'alchimia vegetale, sì, sì, l'alchimia vegetale si basa da lì. Se però qualcuno è interessato anche a questo corso, deve fare qualcosa più in fretta, quindi sto dando questa possibilità poi. Quindi questo volevo dire, c'è tanto c'è da imparare, quindi già in quell'immagine, no? Lasciando stare gli animali che ci sono, lasciando stare le piante che ci sono, lasciando per esempio i 3 gradini indicano i 3 livelli che si devono raggiungere di zolfo, sale e mercurio che sono nell'acqua e l'acqua sanguigna, quindi andare ad asciugare maggiormente il sangue, e ha detto no, prosciugare l'eccessiva umidità, le 3 lune stanno a indicare le tipologie di lavoro che deve essere fatto nelle 3 lune, se andate a vedere da una luna più stretta e piccola si allarga fino a una luna, no? Ha sempre mezzaluna, però diventano come una luna piena. Quindi cominciamo ad avere le varie idee. Questo, e poi c'è Arma Artis. Arma Artis indica che sono le armi dell'arte, cioè che cosa abbiamo come arma qui? Il nostro sangue e quindi la nostra anima. Questa è l'alchimia dello Splendor Solis. Un inchino, ringrazio. Io sono così come mi vedete, cioè non ci sono sotterfugi, questo sono. Cioè, voglio dire, poi ognuno c'ha chi lo apprezza, c'ha chi invece non lo apprezza, ma è giusto così, non si può piacere a tutti, e poi dice a ognuno il proprio, si dice maestro, nel senso di quando tu cerchi qualcosa ti dice cosa devi fare. Lo ripeto ancora, qui c'è mi segue esempio il mio tecnico del computer e il maestro del computer, io non so dove mettere le mani, quindi intendetelo in questa maniera in Occidente perché, ripeto, dovete avere un po' di umiltà e riconoscere che qualcosa non la sapete. Se non c'è questa umiltà e questa libertà della mente, questa è la mente matura, cioè il rimettersi in gioco, il purificare un po' la mente, di vabbè dai, faccio finta che non ho imparato nulla, prima, faccio finta che non so nulla, e allora se non c'è questo non si può fare nulla. Chi ha fatto così è riuscito subito, chi ci ha provato, all'inizio non ci riusciva, ci è riuscito ancora, ora o ci sta riuscendo, però posso dire che chi veramente si è impegnato ha sempre raggiunto dei livelli di eccellenza che non si aspettava, come esperienza, come modo di sentire, come salute, no? Come chiarezza mentale, perché poi è chiaro che c'è il nostro sangue su cui si basa lo Splendor Solis, il nostro sangue, ripeto,
dovunque circola, se è sporco ti rimbambisce. Potete vedere benissimo quando c'è per esempio una malattia al fegato, no? Quando c'è una malattia al fegato, io purtroppo ho avuto una parente che è morta di cancro al fegato e aveva le allucinazioni perché il sangue che arrivava non era come doveva essere. Se avete problemi renali è la stessa cosa e quindi il sangue porta al cervello, voglio dire, è una questione proprio della base di questa alchimia. Quindi andiamo a toccare l'essere umano, la parte più profonda dell'essere umano. Voi siete vivi perché ci avete il sangue. Potreste avere il cervello, potreste avere il cuore, potreste avere i polmoni, potreste avere quello che è, ma se non c'è il sangue, cioè la vostra anima, che prende vita e prende possesso nella parte liquida, perché la parte sottile o focosa, ci direbbero gli alchimisti, ha bisogno per trasmettersi alla parte fisica, questa che si muove, della parte liquida come mediatore per poter, quindi il sangue per poter vivere. E nel sangue ci sono tutti i minerali, c'è il ferro, c'è anche l'oro, c'è anche l'argento, c'è anche dei minerali, ci sono tutti dei minerali particolari e quindi noi andiamo a toccarli, a vederli, a sistemare. Infatti servirà per chi lo fa un mineralogramma per andare a vedere come sta messo, perché è importante. Bene, io vi do un saluto, pensateci, se volete, Angelica è lì, grande opera, appunto, alchemica.gmail.com, prendetevi il libro però, voglio dire, c'è anche un'altra possibilità di seguire questa cosa qui da soli, ho insegnato perché, onestamente, a onor del vero non potevo insegnare, scrivere un libro che sul sangue, no? Cioè, insomma, bisogna anche seguire queste cose, visto che mi sento responsabile, fossi un delinquente lo farei. Però ho messo una parte finale in cui c'è la possibilità di entrare in contatto con queste potenze in maniera più sottile, in maniera più leggera, mediante i viaggi che ho insegnato a fare usandole da porte. Quindi ho fatto queste due possibilità. Però la parte fisica, io sono una persona di coscienza, non si può... No, non è possibile, non posso dire prendete il vostro sangue, fate così, prendete questo per poterlo purificare. Ragazzi, cioè io sono responsabile, quindi bisogna farlo sotto controllo. Fatevi un mineralogramma se siete interessati, io sono qua e vi do un saluto e buon pomeriggio e non vi preoccupate dell'Italia, tutto si risolve, ci vuole il tempo, ma tutto si risolve, c'è sempre chi lavora per sistemare le cose. Quando sembra l'ora più buia, lì il sole torna a risplendere.